posso iniziare a raccontarvi come sono andate le cose. Sono la martire di questa situazione. Sono atterrato alla Corugna, un po' stanchino. Benvenuto a casa Riccardo. Ma buenos dias ragazzi, oggi è sabato 23 di agosto, ultimo giorno in Italia prima dell'esperienza che andrò a fare di nuovo in Spagna, quindi credo che sia giusto spiegarvi un po' di come sono andate effettivamente le cose in questo terzo e ultimo episodio di questa serie estiva sul mercato, su come funziona l'estate di un giocatore. Ragazzi, mettetevi comodi, ma prima mi raccomando iscrivetevi e sistemiamo il bulbo. Bene, fatto il bulbo, anche abbastanza bene, posso iniziare a raccontarvi come sono andate le cose. I veri iscritti avranno visto che inizierò la stagione a Rio Breogán, squadra della Liga ACB, campionato in cui ho giocato l'anno scorso in Spagna, ma i più attenti tra gli iscritti avranno notato che non è un contratto normale quello che andrò ad affrontare, bensì un contratto per una pretemporada. Questo vuol dire che non è sicuro che io farò tutta quanta la stagione a Rio Breogán, questo vuol dire che mi aggregherò per la pretemporada, come la chiamano loro, e quindi adesso tutto sommato vi spiego il perché di questa mia decisione, quali sono state le mie valutazioni e vi porto con me in questa nuova esperienza. Prima dell'ultimo allenamento di questa off-season cercherò di essere il più rapido possibile e raccontarvi effettivamente come è andata questa off-season. Avete visto, non l'ho mai nascosto, il mio obiettivo era quello di rimanere all'estero e quindi sono rimasto concentrato, anche ovviamente in accordo con il mio procuratore, per rimanere all'estero, tanto che ho aspettato Granada il 24 di luglio, che era tardissimo onestamente per un mercato, e poi avete visto com'è andata, Granada ha preso altre scelte, quindi sono rimasto un po' impinzato. Però che cosa mi ritrovo a fare? Mi ritrovo ad avere la consapevolezza che il mercato estero è comunque un mercato molto diverso da quello italiano, anche perché al posto che entrare in competizione con soli giocatori italiani mi ritrovo in competizione da straniero contro altri stranieri, che possono essere americani, europei, passaportati, può essere chiunque, ma comunque un mercato molto più vasto. Qual è stata la mia scelta? È stata quella di comunque rimanere all'estero senza onestamente avere una garanzia, perché la verità delle cose, io vado lì, mi giocherò un mese, avrò l'opportunità di allenarmi con una squadra di ACB, avrò l'opportunità di giocare le amichevoli con una squadra di ACB contro altre squadre di altissimo livello, ed è quindi semplicemente l'inseguimento del mio sogno e del mio obiettivo, con la più totale consapevolezza che non è una cosa semplice. Però in questo momento della mia carriera ho valutato che per l'età che ho, che sono 26, ne devo fare 27, dato che scrivete nei commenti 28 anni, le cose. Non sono sposato, non ho figli, è ancora il momento giusto per inseguire i miei sogni, inseguire questo progetto che ho scoperto piacermi l'anno scorso, perché prima erano solo parole, invece l'anno scorso, andando in Spagna, ho scoperto effettivamente che è una cosa che mi piacerebbe e quindi sono disposto a dare tutto per raggiungere questo mio obiettivo. Detto questo, abbiamo parlato già abbastanza, 2 minuti e 14, siete pazzi, questo si considera pippone, andiamo a fare l'ultimo allenamento da Zone Plus.
Finito anche l'ultimo allenamento prima della partenza, adesso andiamo a casa, mangiamo, prepariamo le valigie e chiediamo anche ad Ariannina cosa ne pensa di questa situazione. E invece no, eccoci qua al giorno della partenza, eccoci qua a domenica. Le domande ad Ariannina, come avevo detto ieri, non le ho fatte e quindi gliele facciamo adesso, nel momento di tensione più grande che possa esistere, nel momento in cui la testa vaga per ricordarsi che cosa si è dimenticato, il momento in cui si cerca di arrivare in orario in aeroporto. E quindi benvenuta Ariannina. Sono la martire di questa situazione. Io volevo farti questa domanda qui. Data l'estate come è andata, qual è la tua visione di come sono andate le cose, di come ne siamo usciti? Ecco. Beh, è stata un'estate diversa dal normale, mettiamola così. Cioè, siamo sempre stati abituati ad una tempistica più o meno abbastanza scandita, no? Cioè, avevamo un'idea precisa di quando sarebbero successe le cose. Quest'anno è stato diverso, perché avevi ambizioni diverse, quindi complicato sì, ma non impossibile. E tu la accetti questa cosa, seppur abbiamo la consapevolezza che non sia una situazione facile, tu la accetti la mia decisione, accetti come sono andate le cose? Ma certo, per forza. Cioè, intanto è ovvio che nella mia posizione, quando uno sceglie di condividere questa vita qua, deve poi anche scegliere di condividere determinate scelte, no? E quindi lo fa volentieri. E poi è ovvio che una volta che uno è a bordo di una barca, quella è la barca, quindi andiamo. Perché poi noi ci scordiamo che io adesso vado un mese a Lugo e Lugo non è facilissima da raggiungere, diciamo questa cosa. Il 90% non ci permetterà di vederci molto e quindi questa mia decisione influisce anche inesorabilmente sulla relazione, perché ci troveremo a non vederci per un mese probabilmente e poi se rifirmo lì sarà comunque complicato, ma questi sono problemi che affronteremo tra un mese. Adesso l'importante è essere carichi e partire col piede giusto. Un saluto agli iscritti. Ciao, buona giornata. Sei tu il vero bagaglio a mano? Double luggage. Superato il primo step difficile, che è quello del saluto da Arianna e Mia, che nella storia ho sempre sofferto, devo essere onesto. Note positive e negative, quindi il primo riassunto. Note positive: abbiamo quella che non sto soffrendo come la partenza per Granada. Questo vuol dire che mi sto abituando, devo essere onesto. Mi aiuta molto il fatto che ritorno in Spagna, che comunque in Spagna ci sono già stato. Durante l'estate c'era stata anche un'apertura verso un'altra nazione e mi spaventava leggermente di più. E quindi questa cosa un po' mi aiuta, perché so di poter comunicare, so che quantomeno lo spagnolo lo capisco e quindi sono sereno sotto quel punto di vista lì. Note ancora positive. Cioè, la nota negativa è che mi dispiace, cioè la soffro questa cosa di partire, però Ariannina ripartendo mi ha fatto ricordare nel 2018, credo, quando avevo appena firmato a Mantova, che lei mi ha accompagnato a Mantova, poi è dovuta partire, l'ho dovuta portare in stazione. Mantova è a 1 ora da Bologna e avevo pianto come un pazzo, perché proprio, cioè, è una cosa che soffro. Invece adesso, al posto che fare 1 ora Mantova-Bologna, il viaggio è un po' più distante e sono più sereno, quindi questo è segno di grande maturità. Vabbè, adesso aspetto il volo, scalo a Madrid e poi Corugna. Speravo di andare a Santiago, magari valeva come pellegrinaggio, invece vediamo, poi lì mi verranno a prendere e vediamo dove mi portano. Figa i charter della Virtus. Onesto, non mi aspettavo questo tipo di aereo. Colpo di scena totale da qui a Madrid.
atterrato ora a Madrid con largo anticipo, devo dire, larghissimo anticipo, quasi mezz'ora, e mi fa ridere che sono uscito nello stesso terminal gate, tutto quanto, da dove sono partito l'anno scorso. Quindi dove si è conclusa la mia avventura di Granada si riapre la mia nuova avventura spagnola. Poi non fa così tanto ridere perché volo da Bologna e andando per Bologna magari era lo stesso, però una piacevole coincidenza. Ok, sono le 5 e qualcosa, aspetta, 5:24 e sono atterrato a La Corugna, un po' stanchino, il viaggio più rapido di quanto potessi pensare. Adesso tocca fare un'oretta di macchina, mi sta venendo a prendere l'avvocato della squadra e poi mi porteranno non so dove, quindi stacco la telecamera, mi godo il momento e poi ci raggiorniamo quando troverò un letto dove riposarmi. Ok, sono arrivato a Lugo, sono un po' stanchino, non vi mento, ho fatto una doccia, ma adesso vi porto a vedere l'appartamentino che mi hanno dato, che è molto molto carino. Si parte dall'entrata molto sicura. Entrata, si va su per le scale, su per di qua c'è la palestra dove si può far pesi e tutto quanto, macchinette, ludoteca incredibile con i giochi dove mi posso sbizzarrire, benissimo, non accendo la luce per non far casini. Poi questo è il mio corridoio. Si inizia con una cucina, per farvi capire l'importanza della situazione. Un bagnetto con doccione che Leonard apprezzerebbe molto. Sigla! E poi camera con divano, televisione, ma tocco di classe. Benvenuto a casa Riccardo. Che voi direte, è una cagata, ma sono quelle piccole cose che ti fanno stare bene. Detto questo, ho la possibilità di mangiare qui dentro il ristorante, come non so se vi ricordate a Granada mi era successo nel primo periodo, quindi adesso vado a mangiare e credo che possa finire qui il terzo episodio. Nel prossimo vi parlerò un po' più della situazione del palazzetto, degli allenamenti, dei primi allenamenti e probabilmente anche della partita del 31 che giocheremo contro Porto. Ragazzi, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, supportatemi. Ho scoperto che ci sono anche dei punti hype da mettere al video per spararlo e quindi supportatemi. Ragazzi, vi mando un grande abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!